Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. A fine giornata ti capita spesso di sentire le gambe gonfie e pesanti? Questo disturbo, spesso associato a dolore, riguarda molte donne ma anche uomini. Tende a peggiorare col caldo, ma anche quando si passano molte ore seduti o in piedi. Ma come trovare sollievo? In questo video capiamo quali sono le cause delle gambe gonfie e doloranti e come intervenire per migliorare il drenaggio dei liquidi, supportare la circolazione ed eliminare il fastidio. Sono sicura che grazie a questo video anche tu ritroverai gambe più leggere e quindi metti like e segui il canale. Tutto ok? Per affrontare in modo corretto il problema delle gambe gonfie e dolorante è importante comprenderne le cause. Vediamo insieme quali sono le principali. Una delle cause più comuni è la ritenzione idrica. Questa condizione si verifica quando nei tessuti e in particolare negli spazi tra le cellule si accumula del liquido in eccesso. Questo può avvenire a causa di variazioni ormonali, ad esempio in menopausa, durante la gravidanza oppure se si assume la pillola contraccettiva. Altre cause sono le abitudini alimentari scorrette con l'eccessivo consumo di sale o di alimenti che lo contengono, una scarsa idratazione o lo stile di vita troppo sedentario. I problemi di circolazione delle gambe, come ad esempio l'insufficienza venosa, causano gonfiore, ma non solo, anche formicolii, dolore e fastidio un pochino più importante, a causa della difficoltà del sangue venoso di ritornare al cuore. Le teleangiectasie, cioè le reti di capillari visibili, sono uno dei primi segni di questa condizione. Bisogna intervenire con il medico per evitare di peggiorare e quindi andare incontro a vene varicose e ulcere. Il linfedema consiste nell'accumulo di liquidi negli spazi tra le cellule causato dall'incapacità del sistema linfatico di drenarlo. Nella maggior parte dei casi è provocato da interventi chirurgici o traumi che vanno a intaccare quella che è proprio l'anatomia del sistema linfatico. Il gonfiore può diventare molto evidente ed essere accompagnato da dolore ed indurimento della pelle. La presenza dell'edema si può ricercare valutando il segno della fovea. Il test è positivo se premendo un dito sulla zona che appare gonfia rimane una depressione, appunto la fovea, evidente e questa depressione ci mette un pochino di tempo per ritornare normale. Se ti capita di osservare il segno della fovea sulle tue gambe è il caso di contattare il medico. Come abbiamo visto, le gambe gonfie possono essere spia di problemi di salute importante oppure essere provocati da piccole problematiche di circolazione e di retenzione idrica. In entrambi i casi è importante attuare un approccio integrato che prevede l'utilizzo di farmaci integratori ma anche il seguire delle corrette abitudini. Il liquido in eccesso nel nostro corpo viene incanalato attraverso il sistema linfatico e eliminato attraverso i reni nelle urine. Questa funzione può essere supportata grazie all'impiego di integratori con attivi di origine naturale. Alcuni sono la betulla, la pilosella, l'ortosifon e il tarassaco. L'altro approccio fondamentale è intervenire sulle problematiche di microcircolazione, possibilmente anche in prevenzione. Tra gli integratori più utilizzati ci sono quelli a base di attivi che proteggono le pareti dei vasi, le rendono più elastiche e forti, come ad esempio la diosmina e l'esperidina, il mirtillo, il rusco o anche la vite russa, e poi gli attivi antinfiammatori e antiedemigeni come la bromelina da ananas. L'efficacia degli integratori è sicuramente amplificata e supportata dall'utilizzo di altri rimedi accorgimenti e dal seguire delle buone abitudini. L'abbinamento più frequente è quello tra integratori e creme, gel o spray che servono appunto a ridurre il gonfiore delle gambe e favorire il microcircolo. Queste creme permettono di trovare sollievo alla fine della giornata, specie se applicate con un massaggio circolare a partire dal basso verso l'alto. Tra gli attivi più utilizzati l'escina e la caffeina per l'azione drenante, poi tutti i attivi che vanno a rinforzare il microcircolo e quindi rusco, vite rossa, mirtillo e infine mentolo e camomilla
canfora per dare una sensazione di freschezza immediata. Un'altra soluzione molto impiegata è quella delle calze a compressione graduata, cioè delle calze che hanno una compressione massima alle caviglie e che poi va a scalare salendo verso le cosce. In questo modo chiaramente si favorisce il ritorno venoso. Sono consigliate a chi sta molto in piedi o sta molto seduto, alle donne in gravidanza, a chi ha familiarità con problemi di circolazione, a chi ha già problematiche come vene varicose o teleangiectasie, ma anche a chi deve affrontare lunghi viaggi aerei. Ne esistono di diverse tipologie, si classificano in preventive con compressione massima alla caviglia tra 18 e 22 mm di mercurio e terapeutiche che arrivano anche a 49 mm di mercurio alla caviglia. Chiaramente le classi di compressione più alta vanno prescritte dal medico. Vediamo ora quali sono le corrette abitudini da seguire. Fai regolarmente attività fisica, anche leggera, basta una camminata, anche se le attività più consigliate sono quelle in acqua, quindi nuoto, acqua gym e hydrobike. Segui un'alimentazione equilibrata, evitando di aggiungere sale alle pietanze e eliminando se possibile quegli alimenti che ne contengono troppo, magari alimenti processati. Assicurati anche di bere abbastanza acqua. Quando sei seduto, evita di accavallare le gambe e se devi stare seduto per molto tempo, utilizza un rialzo per poggiare i piedi. Evita bagni e docce troppo caldi, anzi a fine giornata concediti un bel getto di acqua fredda sulle gambe. Abbiamo visto quali sono i migliori rimedi per contrastare gonfiore e pesantezza alle gambe. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.